Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova e seconda parte del mio viaggio negli Stati Uniti. Oggi in questo video vi porterò all'interno degli Universal Studios di Hollywood, uno dei parchi a tema più famosi al mondo. Purtroppo non ho potuto fare il tour completo degli studi per mancanza di tempo, però ci siamo divertiti davvero tanto. Dai, andiamo! Appena scesi dal parcheggio ci siamo ritrovati lungo questa via piena di negozi di souvenir a tema, ristoranti e musica ovunque. Strutturalmente sembrava un mini centro commerciale ma all'aperto e già questo rendeva l'esperienza molto più bella e coinvolgente. Una cosa che ci ha colpito subito appena arrivati era il parcheggio, perché noi abbiamo scelto quello più economico possibile, che è costato $30, ma camminiamo 10 minuti e neanche il tempo di capire dove siamo che ci siamo ritrovati di fronte al parcheggio VIP, quello che era proprio attaccato all'ingresso, che costava la bellezza di $70. Raga, praticamente pagavi più del doppio per risparmiare circa 300 metri o 10-15 minuti di camminata. Quindi per me è stata la scelta migliore. Mentre per i biglietti d'ingresso ci eravamo già attrezzati tramite il loro sito ufficiale con tanto di Express Pass che ti permetteva di saltare la fila in quasi tutte le attrazioni. È costato un po', circa $70 in più rispetto al biglietto normale, ma in giornate con tantissima gente che lo visita ti fa risparmiare ore e ore di tempo e fidatevi che può esservi davvero utile. Come prima zona che abbiamo visto è stato il mondo di Harry Potter. Camminare nella strada di Hogsmeade è come entrare in una sorta di universo parallelo. Neve sui tetti, case inclinate, sembra di essersi teletrasportati direttamente nei film. Sembrava tutto veramente realistico. Ogni cosa che vedevo era curata nei minimi dettagli, dall'architettura fino all'interno dei negozi e del castello stesso. Difatti la primissima cosa che abbiamo fatto è stata l'attrazione interna al castello. Ti siedi su una specie di seggiolone che si muove e intorno a te hai uno schermo gigante 4D. La sensazione che provi è quella di volare letteralmente insieme a tutti i vari personaggi Harry Potter, insieme a alcuni draghi. È stato veramente intenso, abbastanza da dire ok, vale la fila, anche se comunque abbiamo fatto pochissima fila grazie sempre all'Express Pass.
E prima di spostarci restiamo un attimo ad ammirare le performance live che ho visto lì sul momento. È stato breve ma veramente veramente carino. Una delle curiosità del castello di Hogwarts è che è una ricostruzione in scala e l'attrazione principale per l'appunto è quella della seggiovia che abbiamo fatto, perché usa tecnologie robotiche di movimento e schermi a 360 gradi per simulare il volo sulla scopa. E ovviamente non potevamo non provare la burro birra, che in realtà non era birra ma una specie di frappè col ghiaccio, super dolce, denso e con un retrogusto diciamo di caramello barra panna, perché la panna l'ho sentita molto. Buonissima al primo sorso, ma continuarla a bere dopo un po' ovviamente ti sentivi subito pieno, perché era pieno di zucchero. Alla fine infatti l'ho lasciata perché, dato che sono anche intollerante al lattosio, non mi sembrava il caso. Da Hogwarts siamo passati direttamente a Springfield, la città dei Simpson, per chi non la conoscesse. Appena entri ti accoglie la scritta gigante Welcome to Springfield e già ti sembra di camminare dentro il cartone, una cosa fighissima, pazzesca, raga. C'era il chiosco delle ciambelle giganti come quelle di Homer, al ristorante di Luigi con pizza and pasta, fino al Krustyland dove si trovava l'attrazione principale che abbiamo fatto, The Simpson Ride. Vi dico solo che sembrava di essere catapultati dentro una puntata vera e propria. Una cosa molto strana ma molto figa. C'erano anche i locali più iconici della serie come la taverna di Boo, il Twig Mart, che sarebbe il supermercato di Apu, che vendeva gadget e snack, e ovviamente il mitico Krusty Burger. Abbiamo deciso di fermarci proprio lì a mangiare. Difatti ho preso un Krusty Burger tematizzato. Era veramente veramente buono, gigante, perché in confronto ad altri panini che ho mangiato lì in America era molto molto più grande, e non era solo una trovata estetica ma era anche saporito e con il pane dolce come tutto il pane che ho mangiato in quei giorni in America. Devo dire che questa è stata una delle aree del parco che mi hanno divertito di più, ma non solo l'attrazione ma anche il fatto che ogni angolo richiamasse un episodio della serie. Il Krusty Burger nei Simpson è sempre stata una parodia dei fast food americani, e vederlo dal vivo è come entrare in una gag della serie. Dopo i Simpson, senza quasi accorgertene, siamo finiti davanti all'attrazione dei Transformers. Che figata anche questo, una vera bomba, perché come quella dei Simpson eri seduto sempre su una specie di seggiolone con uno schermone gigante davanti a te, ma avevi anche degli effetti
effetti semi-realistici con del vento caldo, freddo e acqua in faccia, vibrazioni sul seggiolone, cioè sembrava di essere al centro di una battaglia tra Autobot e Decepticon, per chi ovviamente conoscesse il film dei Transformers. È stato veramente veramente intenso, spettacolare, zero tempi morti, perché era una battaglia e un inseguimento continuo come nei film, e quindi secondo me ne è valsa tanto la pena. E poi c'era lui, ovviamente, il posto che aspettavo da quando ho saputo che saremmo venuti qua, il Nintendo World. Magia pura. Appena entrato mi è sembrato di essere finito dentro alla Nintendo Switch o dentro al proprio mondo di Mario Kart, con Mario che poteva spuntare da un momento all'altro a darmi un pugno sulla spalla. Tutto era coloratissimo e interattivo. Anche ci siamo fatti anche la trazione tema giostra, ti fanno mettere anche un casco barra visore 3D, sali su uno di questi kart barra seggioloni che si spostavano e partiva la gara come se fossi dentro Mario Kart. Infatti avevi anche un volante in mano, forse fasullo, però era fighissimo. Sparavi le tartarughe premendo con dei tasti, raccoglievi monete come nel gioco ed è stato veramente super divertente. È durato anche il tempo giusto, diciamo che volevo scendere ma non volevo scendere, ecco. Una curiosità che ho scoperto dopo, mentre montavo questo video, è che ogni visitatore poteva acquistare il Power Up Band, un bracciale interattivo che si sincronizza con il parco per raccogliere monete virtuali come nel gioco. Una figata pazzesca che infatti ho scoperto appunto dopo, però non so nemmeno quanto costasse, quindi diciamo che da una parte è stato quasi un bene. Dopo tanto movimento e piccola euforia ci siamo rilassati un po' con l'attrazione dei Pets, quella ispirata al film Pets Vita d'animali. Molto carina, ti ritrovavi in un appartamento ricreato nei minimi dettagli come nel film, però devo essere sincero, dopo Mario, Harry Potter e i Transformers mi ha fatto veramente meno effetto. Diciamo che era il modo giusto per respirare prima di ripartire verso il resto del parco. Ultima tappa del giorno era l'attrazione di Cattivissimo Me, Minion Mayhem, un'altra attrazione interattiva e super divertente dove ti ritrovavi praticamente circondato da minion. Posso dirvi che è stata anche super divertente, piena di gag e momenti veramente assurdi. Praticamente era una risata continua, meno shock rispetto alle attrazioni precedenti, ma perfette un po' per staccare un po' e divertirsi con scenografie, animazioni e momenti un po' più leggeri. In conclusione è stata una giornata pazzesca, raga. C'era almeno da godersi 2 giorni dentro questo parco, ma purtroppo non c'è stato tempo. Tra immenso stupore, nostalgia e adrenalina, gli Universal Studios sono esattamente come me li immaginavo dai video su YouTube, ma dal vivo è tutta un'altra cosa, ovviamente. Se ci andrete, ragazzi, vi consiglio di prendere l'Express Pass, portate scarpe comode e godetevi ogni dettaglio con calma, se avrete ovviamente del tempo. Nel prossimo episodio ci sposteremo un po' più sulla costa, lato Santa Monica, il famoso molo di Los Angeles, e tutto il lato un po' più California Dream del viaggio. Un saluto da Alexio e al prossimo video.